Nella video dedicato al workflow, noi abbiamo presentato un progetto di stampa. Prego Francesco, ce lo vuoi introdurre? Ci vuoi dire più o meno come hai ragionato su questo Sì, e che volentieri, cosa... volentieri. Prego. L'esempio è il processo di stampa, ma può essere applicato a qualsiasi altra tipologia di flusso di lavoro, traduciamolo in italiano. Il flusso di lavoro l'abbiamo pensata come quella unità di azione che può durare anche diverso tempo, che però ha un significato per voi nell'accompagnare l'apprendista nel processo di apprendimento. Tutto ciò che fate insieme a loro proprio per dare un senso alla loro attività lavorativa di apprendimento. In questo caso, guardando un po' il grafico, ma poi questo viene spiegato meglio all'interno del video e nel materiale poi collegato, il flusso di lavoro, leggendolo da sinistra verso destra, ci fa capire i soggetti coinvolti, quindi l'apprendista, il supervisore, quindi il tutor, l'oggetto meccanico che viene coinvolto, in questo caso la tecnologia che serve per stampare, e poi un processo che è la valutazione del lavoro, che per noi è importante perché fa capire anche qual è il processo di apprendimento attivato. E come vedete ci sono delle interazioni all'interno di questo flusso di lavoro che riguardano l'apprendista e il supervisore, parte alta di questo schema, che poi arrivano in questa parte che viene definita come loop o ciclo che si ripete. È una situazione in cui, ed è proprio qua che si sviluppa, diciamo, il processo di valutazione, quindi di apprendimento, nel quale di fatto il confronto tra apprendista e tutor porta poi all'utilizzo effettivo in questo caso della macchina da stampa, ma potrebbe essere applicato a qualsiasi altro tipo di processo lavorativo su cui bisogna o è necessario dare un qualche tipo di feedback e di valutazione. Questa mappa ci consente, vi consentirà anche di collocare nei tutti i momenti del flusso di lavoro le tipologie, dal nostro punto di vista, più congruenti di valutazione formativa che possono essere applicate, sia all'inizio, in questa parte diciamo più esplorativa, in cui arriva la richiesta del progetto di stampa, l'assegnazione del progetto, la preparazione e la configurazione, che nella parte finale, in cui viene effettivamente svolta l'attività di stampa, quindi con la presentazione del lavoro completato e con la valutazione finale da parte del tutor. Questo ha consentito a noi di facilitare un po' di più anche il processo di collocazione dell'attività di valutazione all'interno di un processo lavorativo più ampio, e pensiamo che possa facilitare anche voi nella scelta di quelli che sono gli strumenti più utili da utilizzare nei diversi momenti in cui si realizza un flusso di lavoro. Mhm. E io suppongo, Francesco, che preparazione e configurazione, stampa di prova, controllo di qualità, presentazione del lavoro completo siano 4 azioni, ma che configurano 4 competenze. Giusto? Perché le prime i primi 2 elementi richiesti, assegnazione e l'input che arriva, il compito richiesto, ok? Lo stimolo che innesca tutto il resto, e poi diciamo i primi 2, richiesta di progetto di stampa, io ti dico quello che devi fare, per chi lo devi fare, come lo devi fare, tu inizi la lavorazione e quindi devi mettere in gioco la competenza di preparazione e configurazione, la stampa di prova e quindi controllare se il lavoro è fatto a regola d'arte, controllo di qualità, ulteriore controllo, presentazione del lavoro completato. Sì, qua Ok, possiamo, diciamo, sì, ce ne sono almeno prego. 2 di questi grandi raggruppamenti. Quella riconoscibile da tutti, quella un po' più tecnica. Devi utilizzare una Vai. macchina, devi conoscere il funzionamento della macchina, prepararla e utilizzarla. E poi ce ne sono altre un po', diciamo, un po' più di tipo trasversale, nel senso che questa procedura può presentare degli intoppi, dei problemi, e quindi ci può essere una competenza un po' più legata, ad esempio, alla identificazione di problemi, alla soluzione dei problemi. E poi c'è un'altra tipicamente trasversale, che è quella comunicativa, che è rappresentata nella parte bassa dalla presentazione del lavoro completato. Loro lo vedranno, noi spingiamo spesso anche a coinvolgere gli apprendisti in situazioni in cui non c'è solo il lavoro da fare, ma anche la riflessione sul lavoro da fare, quindi la comunicazione sulle cose che hai fatto, che è un qualche modo per rendere visibile anche l'apprendimento. Su questa parte di presentazione è molto importante l'aspetto comunicativo e di condivisione del lavoro che è stato svolto, perché non tutto è visibile,
e su questo in alcuni casi avviene quella che è la valutazione finale. Mm. Questa è un po' Ok. la sintesi delle tipologie di L'idea, competenze che tu certo. puoi trovare all'interno di questo flusso. Poi ovviamente diciamo il flusso ha dei loop, quindi dei ritorni su un Esatto. ciclo di lavorazione e poi inizia. E infatti questi loop sono stati inseriti nelle due fasi di controllo, stampa di prova, controllo di qualità. Esattamente, certo. Per cui, diciamo, se uno rappresenta bene nella triangolazione il flusso di lavoro, può estrarre dei criteri da questo flusso di lavoro e alcuni criteri quali potrebbero essere, che ci dicono che un lavoro è fatto a regola d'arte, possono essere dei criteri di carattere grafico, tecnico o altro ancora, ad esempio. Ok. Possono E, essere anche collegati alla comunicazione del lavoro stesso. Magari loro ad esempio, possono o devono apprendere quando lavoreranno in futuro da adulti che una buona parte del lavoro svolto è l'interazione con i clienti, con la committenza, con i propri colleghi, con le parti diverse all'interno dell'organizzazione che si occupano di aspetti diversi del flusso mhm, di lavoro, e questa è un'altra competenza importante. Se non viene mhm. curata, questo può avere un impatto sulla qualità del lavoro svolto.